Ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi piccolo viaggetto non programmato e di conseguenza non ho fatto una ricarica per prepararmi appunto a questo viaggio. Partiamo dal 33% andata e ritorno via autostrada. Vediamo innanzitutto con quanto arrivo alla prima stazione di ricarica, e qui vi lascio tutti i dati di partenza, di distanza verso la prima colonnina, perché sicuramente dovrò fermarmi alla prima Free2X, e distanza totale. E dopo facciamo un po' di ragionamenti finali per capire se questa temperatura, che oggi è di 19 gradi alle 9 del mattino, possa aiutarci nei consumi. Ok ragazzi, appena uscito, o meglio appena entrato nel casello di Cerignola Est, direzione Pescara, sto per avviarmi, e qui entra la strizza. Perché? Perché ho il 30% di batteria, iRoots mi dà 47 km per l'arrivo al casello, con un arrivo con una percentuale del 10%. Riusciranno i nostri eroi ad arrivare con quella percentuale? Spero di sì, altrimenti vedrete una scena in cui chiamerò il carro attrezzi. Ragazzi, piccolo aggiornamento: dopo pochissimi chilometri, 5-6 ne avrò fatti da quando sono entrato in autostrada, iRoots, che ricordo è l'applicazione, il navigatore ufficiale di Stellantis o Citroen, chi cacchio è lei, connette all'auto e ne legge lo stato di ricarica. In questo momento a 120 all'ora, non sto a 130, sto a 120, mi ha aggiornato dicendomi che non arriverò più con il 10 ma con il 7. Mi riprometto che se scende sotto il 5 passo da 120 a 110 all'ora. Fino a quel momento resto a 120. Allora ragazzi, previsione rispettata, arrivato alla Free2X con l'8%, vediamo a che velocità riusciamo a salire. Allora ragazzi, passati circa 26 minuti, andiamo a vedere se ci ha dato un 60% di ricarica. E ce l'ha dato, giusto, anzi ci avrebbe dato qualcosina in più, perché siamo partiti dall'8, siamo al 68% e siamo a 25 minuti. Vediamo la curva di ricarica, buona la partenza, a 88, adesso siamo a 45-36, non si capisce, con una media di 64 kW di potenza. Dai, non è male. Diciamo che, considerando che Stellantis comunica il 20-80% in 26 minuti, vuol dire 60% di ricarica in 26 minuti. Qui in 26 minuti abbiamo fatto l'8,68, come vedete, quindi diciamo che la situazione è stata rispettata, però partendo dall'8 e non dal 20%. E questo è quello che è un po' deludente. Allora, ripartiamo. Mi fermo prima a San Severo perché tanto ciò che volevo vedere era l'effettiva potenza di ricarica che poteva ottenere l'auto sulle Free2X. A batteria abbastanza calda sicuramente e scarica. Come detto, sono arrivato alla stazione di servizio con l'8% e non con il 20%, quindi praticamente iRoots ha rispettato perfettamente ciò che mi ha comunicato dopo, anche se a un certo punto praticamente che è successo? Che lui all'inizio mi diceva che sarei arrivato con il 10% alla colonnina, poi mettendomi su strada è cambiato il consumo dell'auto, quindi mi ha detto che sarei arrivato con il 7, cruise control 120 km all'ora, poi un po' di adattamento, forse la temperatura che è salita nel frattempo, forse il vento, non si sa. Comunque a un certo punto del percorso mi ha comunicato che sarei arrivato con l'8% ed esattamente con l'8% sono arrivato. Quindi comunque possiamo dire
lato positivo questo, che l'applicazione iRoots comunica bene, perlomeno nel mio caso, mi auguro per tutti, ma perlomeno nel mio caso comunica bene con l'auto, quindi legge bene lo stato della batteria e basandosi sui consumi ti comunica un dato abbastanza realistico. È ovvio che poi nel momento in cui una persona dovesse trovare del traffico o dovesse mettersi a fare sorpassi, la media di consumo aumenterebbe e quindi lui difficilmente riuscirebbe a comunicarti una stima di SOC all'arrivo decente, realistica. Non è stato il mio caso, io ho trovato l'autostrada abbastanza sgombra, a 120 km/h fissi, e è andato tranquillo. Arrivato alla Free2X, e come si può vedere dal grafico che vi ho fatto vedere prima, il picco di ricarica è stato ad 88 kW, non male, ha rispettato, come vi ho detto, nei 26 minuti mi ha dato esattamente il 60% di ricarica, anzi qualcosina in più, 61%, quindi ha rispettato il 20-80% in 26 minuti dichiarato dalla casa. Il punto è che un conto è arrivare alla colonnina col 20%, un conto è arrivare con l'8%. Come vi ho fatto vedere prima, io prima un po' di strizza ce l'ho avuta. Perché? Perché cosa sarebbe successo se questa colonnina non avesse funzionato? Sarei riuscito ad arrivare al prossimo punto di ricarica, e quel punto di ricarica sarebbe stato un punto di ricarica veloce? Non si sa. E questo è il problema. Io per avere il 60% in 26 minuti, ogni volta che sono riuscito ad ottenere questo risultato, sono partito da un SOC, che vi ripeto significa SOC, significa State of Charge, cioè stato della batteria, dell'autonomia della batteria, inferiore al 10%. E io, se sono in autostrada e salto l'uscita o per un motivo o per un altro non ricarico a quella colonnina, questo stato inferiore al 10% mi mette un bel po' di ansietta. Temperatura attuale, vediamo, 20 gradi in autostrada, quindi è la stessa della che avevo in partenza. Come riepilogo abbiamo avuto un 60% di ricarica in 26 minuti a 20 gradi con partenza SOC 8%. Vediamo un po' alla fine dell'andata e del ritorno, vi faccio il totale del chilometraggio, cerchiamo di capire un po' il consumo. Cruise control 120, ve lo mostrerò tramite l'applicazione che avete potuto vedere in qualche video, che vi fa vedere il grafico della velocità mantenuta durante il viaggio, e cerchiamo di capire questa C3 che ci dà, che ci può dare. Approfitto, magari chi non è interessato a questa parte del video può anche saltare le conclusioni, per parlare un po' della situazione della C3. In che senso? Nel senso che quest'auto è stata stravenduta nel giorno del click day degli ecobonus a giugno. Infatti io l'ho acquistata esattamente quel giorno. Quindi, secondo me, che cosa è successo? Che Stellantis si è trovata a dover produrre più auto di quelle che aveva messo in preventivo, a doverle consegnare entro un tot, perché se non ho letto male, se l'ecobonus non veniva sfruttato entro tot mesi, questo ecobonus veniva perso, quindi le persone che l'hanno ottenuto non avrebbero più potuto sfruttarlo. E quindi probabilmente Stellantis si sarebbe trovata poi con delle auto prodotte e non consegnate in tempo, e quindi rimaste così sul groppone. Di conseguenza, che ha fatto? Vi ripeto, questa è la mia opinione, ma più o meno è opinione di tutti. Ha consegnato l'auto con un software incompleto, o meglio completo solo per quanto riguarda la parte essenziale della guidabilità, della sicurezza dell'automobilista, però non ha consegnato l'auto con i servizi accessori che comunque tutti abbiamo pagato, come per esempio la possibilità di raffrescare l'auto a distanza da remoto, come la possibilità di vedere lo stato di ricarica dal cellulare, cosa che a me per esempio è stato possibile fare solo a partire da un mese dopo, circa, verso dicembre. Mi è stata consegnata a novembre. Quindi insomma ci sono un po' di situazioni che comunque sia non sono state, un po' di
promesse non sono state mantenute. In questo momento qual è il problema principale, grande? È che è vero che io vi ho detto che molte auto hanno comunque la possibilità di viaggiare in maniera tranquilla, perché il software dovrebbe essere tranquillamente utilizzabile in sicurezza. È anche vero però che molte auto, dicevo, molte persone hanno comunque sperimentato problemi che hanno bloccato l'auto per strada. Alcuni si sono trovati costretti a chiamare il carro attrezzi per poter farsi venire a prendere, e abbiamo capito che i problemi mostrati erano più o meno sempre gli stessi, e cioè a me per esempio un paio di volte è capitata l'avaria sistema di trazione elettrico, cosa che mi ha bloccato l'auto, per fortuna solo per 2 ore, cioè l'auto non si è riaccesa, non mi si è fermata per fortuna, ma non mi si è riaccesa. Dopo circa 1 ora e mezza, 2 di stop, l'auto si è riaccesa e ha funzionato. È capitato 2 volte, è stata una cosa molto fastidiosa, e io mi sono chiesto, se fosse accaduto per strada, o meglio fuori paese, fuori dal mio paese, che cosa sarebbe successo? Io probabilmente avrei chiamato il carro attrezzi molto prima di aspettare le 2 ore. Cioè io tanto ho aspettato le 2 ore perché avevo la possibilità di farlo, ero in paese, ero da mia suocera, quindi ok, ho pranzato e Amen si è riaccesa. Ma probabilmente avrei chiamato, se fossi stato fuori paese, avrei chiamato il carro attrezzi prima. Un'altra volta mi è comparso il sistema di anomalia al sistema frenante ABS ESR. Altra cosa estremamente fastidiosa, che comunque un minimo d'ansia me l'ha data, perché io che ne so se questa cosa si ripete, o si ripete magari mentre sono su strada con la mia famiglia a bordo. È una situazione abbastanza fastidiosa, però vi ripeto, nel mio caso non è stata una situazione che mi ha bloccato, sono errori comparsi e scomparsi da soli. Settimana scorsa mi sono recato in concessionaria, ho fatto fare un test, una diagnosi che ha verificato in effetti che questi problemi erano in memoria, quindi non è stata assolutamente una mia invenzione. La loro risposta è stata: l'auto non ha motivo di andare in riparazione, certo non possiamo darti l'auto di cortesia, ho fatto un reset della centralina, ti consiglio, nel momento in cui accendi l'auto, di passare prima allo stato di quadro acceso e dopo 1-2 secondi tentare l'accensione dell'auto, perché se si va da auto spenta si gira la chiave fino ad accendere l'auto tutto in una volta, il software potrebbe leggere un errore e quindi andare in blocco. Quindi secondo loro ciò che è successo è questo. A me puzza un po', sinceramente, però questo è quello che mi hanno detto, questo è quello che vi riferisco. Chiudo questa parte del video augurandomi e augurandoci che quanto prima Stellantis risolva queste problematiche e ci permetta di utilizzare quei servizi accessori per cui comunque noi stiamo pagando, che ad ora non abbiamo avuto modo di utilizzare. Niente, era una piccola parentesi e ci vediamo all'arrivo per un piccolo riepilogo finale. Allora, appena è entrato, o meglio uscito dall'autostrada, rientrato su via, quella che si chiama via Manfredonia, quindi uscito dal casello Cerignola Est, con esattamente il 31% di batteria. Ho percorso 130 km, praticamente tutti a 120 all'ora di cruise control, e ho caricato 28 kW. 28 kW per percorrere 130 km. Un po' tantini,